libretto di istruzioni, ruota motorizzata. Qua abbiamo una borsetta, ruota a disco ma anche con pista frenante. Qua abbiamo un pezzo di un portapacchi e qua altra ferraglia. Già inglobata, non male. Ok, qua abbiamo il caricabatterie e qua ci sono i cavi, i freni con sensore, la luce e il display. Noi dovremo collegare solo i cavi perché la centralina è qua. Vediamo se carica. No, meglio di niente. Quindi qua noi abbiamo tutto un kit per motorizzare una bici con una comunissima ruota anteriore da 700, ma è disponibile anche la ruota da 26 nel sito. In descrizione troverete ovviamente il link per l'acquisto di questo kit, ma anche di molti altri che si adatteranno alle vostre esigenze. Ora andiamo a vedere come si può montare questo kit. Bene, ora incominciamo a smontare la bici. Partirei dalla ruota davanti per far adattare la ruota motorizzata alla forcella, perché questa è sgancio rapido, quindi bisognerà adattare un attimino il tutto. Dopo andrei a smontare le leve dei freni, visto che quelle che mi hanno inviato hanno un sensore, il portapacchi, visto che la batteria è sul portapacchi, compresa con la centralina, e poi andrei a rimontare completamente tutti i componenti che servono per motorizzarla. Andiamo! Vado a misurare la larghezza della sede per andarla a replicare qua all'interno. C'è proprio pochissimo da mangiare e dobbiamo cercare di togliere da entrambi le parti, sia a sinistra che a destra, sullo stesso punto. Sicurezza prima di tutto. Ottimo, ovviamente ha un senso di rotazione il motore, quindi bisogna seguire il senso di rotazione per mettere il cavo dalla parte giusta. Ora smontiamo il copertone camera d'aria dalla ruota vecchia e mettiamolo sulla ruota motorizzata. Io vi consiglio anche di cambiare la camera d'aria quando fate questo tipo di lavoro, anche se è a posto, perché magari è un po' datata, quindi questa la teniamo come eventuale ricambio se facciamo giri lunghi oppure se ne abbiamo bisogno su altre biciclette. Adesso sto notando con molto dispiacere che non c'è il paranipli, quindi devo togliere il paranipli che c'è qua, sperando che non si rompa, per poi andarlo ad applicare sul cerchio nuovo e piano piano lo accompagno fuori. Ok. Bene, sono riuscito senza romperlo. Andiamo subito a mettere il copertone seguendo il disegno e la freccia del motore. Vi ricordo sempre la regola del montaggio della camera d'aria: deve essere un po' gonfia, quanto gonfia, in maniera tale da tenerla in mano e da non vedere questo tipo di pieghe. Andiamo subito a gonfiarla. E voi direte: così va bene? In realtà no, perché è troppo gonfia. Vedete che le pieghe non si formano, ma se faccio così comunque non ci sono. Allora un po' più gonfia. Eccola qua. Qua c'è una leggera piega, però se faccio così qua non si forma una piega proprio definita, quindi così
è il giusto gonfiaggio, un po' gonfia, ma non troppo, in maniera tale da quando la inseriamo all'interno da non pizzicarla. Se volete vedere come sostituire una camera d'aria vi lascio un vecchissimo video di un Alex molto giovane che sostituiva una camera d'aria di questa bicicletta. Ora, per non far appesantire troppo il cavalletto, il motore lo metto per ultimo. Adesso iniziamo a smontare il portapacchi. Quindi chiavi e cricchetto sono veramente comode. In caso vi lascio in descrizione anche un set di chiavi e cricchetto buone. Queste sono veramente buone. E se ve le trovo su Amazon tipo vi lascio il link in descrizione, ricordandovi sempre che se acquisterete tramite i link di affiliazione Amazon miei, che troverete appunto in descrizione, io percepirò una piccola commissione che mi permetterà di far fare questi lavori ad uno schiavo, perché io non ho più voglia di farli. Diamo una passata sotto perché è veramente indecente. Mamma mia. Togliamo la batteria, magari sarebbe meglio, così riusciamo ad avere meno peso e a lavorare meglio sul portapacchi, e nel mentre la mettiamo sotto carica. Abbiamo 6 diti nere con 6 rondelle nere che vanno avvitate sul portapacchi nero, quindi facilmente comprensibile senza guardare tanto le istruzioni. E dall'interno si mette ottimo. Eviterei di serrare perché in questa maniera abbiamo un po' di gioco e riusciamo a capire come adattare al meglio il portapacchi. Poi abbiamo questi pezzi qua che fanno fissare gli adattatori al telaio, dal portapacchi al telaio. Andiamo subito a montarli. Eccoli qua. Bisogna inserire il pezzo all'interno. Questi qua saranno adattabili e sono in alluminio pieno, quindi non vuoto, non si potranno mai piegare, sono quasi indistruttibili. Tutti questi dadi che sono forniti hanno un sistema di autobloccaggio, cioè hanno una specie di gomma plastica, diciamo, alla fine della filettatura del dado, in maniera tale che per svitarsi faranno un po' più di fatica e quindi è più difficile che si possano svitare con le vibrazioni. Sono fornite queste staffe in alluminio per metterle alla base, ma anche questa in caso siamo in presenza di un freno a disco, staffa molto interessante che molte marche non offrono. Come vedete io intanto li ho avvitati in questa maniera che siano comunque rigidi ma fisse. Ora possiamo inserire sulle staffe il portapacchi in maniera tale da poterlo adattare in base all'altezza e da inclinarlo di conseguenza. Non tocca il parafanghi e in più è pari, come era pari la sella. Se non avessimo avuto la sella pari avremmo dovuto montare la ruota davanti, metterlo a terra e capire come metterlo a livella, diciamo. Adesso noi andremo ad avvitare tutte le viti per poi procedere all'impianto elettrico.
Per fissarlo ci forniscono queste staffe che hanno una doppia funzione. Il primo è che ci forniscono un supporto per andare a serrare alla giusta altezza il portapacchi, ed il secondo è fornirci un aggancio per l'elastico che è in dotazione da metterlo da parte a parte. Ottimo, fissiamo il portapacchi come avevamo detto in precedenza. Ok, in questo caso abbiamo finito il montaggio del portapacchi, che sembra veramente tosto, e direi che ci possiamo spostare l'impianto elettrico e a fine lavoro controllare, mi raccomando, tutte le viti. Smontiamo subito le leve dei freni. Adesso bisogna smontare le manopole. Abbiamo due modi. Il primo, più veloce se avete un compressore, è infilare la pistola dell'aria compressa in maniera tale da farlo uscire, o eventualmente con del sapone. Meglio la prima perché si resta una soluzione a secco, quindi non dovremo andare a pulire il sapone in eccesso o in avanzo, ecco, quando si rimette la manopola, perché se no scivolerà per sempre. Quindi meglio sempre il metodo a secco con l'aria compressa. Ed ovviamente, essendo una bici elettrica, anche il display a quanto pare in bianco e nero per questa soluzione che mi hanno inviato. Abbiamo più o meno, quindi prima la leva, ok, tanto diamo una fissata. Ora passiamo alla parte che è il sensore di pedalata, che è quello che ci permette di far attivare tramite la centralina e la batteria il motore. Quindi col sensore di pedalata, appena il sensore riceve l'impulso che iniziamo a pedalare, dà l'impulso alla centralina che fa partire il motore. Ci danno in dotazione, oltre alle chiavi a brugola, un set intero, anche un estrattore, che nel nostro caso è questo. Questa parte va messa nella pedivella, quindi ha una filettatura qua all'interno la pedivella. Ok, dopo averlo avvitato fino in fondo, e sarebbe sempre meglio sporcarlo un po' di grasso, con una chiave da 13 penso, si avvita il perno tenendo fermo questa parte qua così, e avvitando questo perno esce, estraendo la pedivella spingendo sul perno, e quindi si estrae facilmente la pedivella in maniera tale da inserire il sensore di pedalata e rimontare la pedivella. Io per comoditezza utilizzerò l'attrezzo fatto a chiave che ho già. Dopo aver avvitato tutto, giro la chiave tenendo ferma la pedivella, ed ecco qua che si è estratta la pedivella. Il movimento centrale ha dei dentini che sono universali, perché serve per smontarlo, e la chiave è univoca, quindi ha tutti questi dentini. Sono chiavi univoche per poterlo smontare o comunque sia avvitare. Questo sensore ha proprio gli stessi dentini, non ovunque, ma in questa maniera riusciamo a mettere il sensore verso l'alto, il cavo del sensore verso il basso. Ora io direi di far passare il cavo sotto in maniera tale da fare un'installazione un attimino più pulita. Sensore montato. Ok, come vedete, non so se si vede, la parte centrale si muove e quella esterna sta ferma. Ora si può rimontare la pedivella, va messa ovviamente opposta a quell'altra, e si avvita con la stessa chiave che abbiamo svitato prima il dado. In descrizione troverete anche
tutte le coppie di serraggio per tutti gli elementi della bici. Ovviamente le coppie di serraggio che vi metto in descrizione sono universali, ecco, se avete una bici molto seria seguite le coppie di serraggio che vi fornisce il venditore. Questi sono i cablaggi che forniscono in dotazione e adesso capiamo quanto lunghi sono, se sono più di uno, come metterli in maniera tale da non impattare troppo esteticamente la bici. Ecco. Allora, qua abbiamo il cavo motore che va là, ok, quindi questo va messo qua, le freccette sono sotto. Sì, diciamo che qua peccano un po' le istruzioni, non fanno vedere benissimo questa cosa. E uno è andato. Questo cavo qua, quindi da qua diciamo dovrebbe arrivare qua, la freccia sempre rivolta verso il basso, il pass diciamo sensor, è il sensore di pedalata. Fortunatamente in dotazione ci danno una prolunga molto utile, perché altrimenti non ci saremmo mai arrivati. E i cavi della centralina sono collegati, ora ci mancano solo, che verde è il display, cavi dei freni arancioni. Vabbè, eventualmente c'era questo che era l'acceleratore. Prima di fare i cablaggi fatti bene eccetera eccetera, opterei per montare la ruota in maniera tale da controllare se poi funziona tutto e poi rifinire i cablaggi. E qua abbiamo il primo problemino, abbiamo la forcella che purtroppo tocca il motore. Adesso prima di smontare, fare lavori che impattano, mettergli uno spessore, qualcosa che poi ci penserò, voglio vedere se funziona tutto. Inseriamo qua. Oh, eccola qua, bene. 1, 2, 3, 4, 5. Abbiamo 5 modalità di assistenza. L'acceleratore, l'acceleratore ok, funziona fino a 5 km all'ora. Proviamo a vedere se funzionano i sensori. Il sensore funziona, 1, ok. Le luci ha un po' di lag, però meglio di niente. Teniamo premuti più, la luce funziona, bella forte, e anche questa senza intensificatore sul posteriore ma lampeggiante quando si frena. Ovviamente la velocità è difficile capirla perché è bloccata, arriva a 24. Allora funziona tutto, vado a rifinire un po' di impianto elettrico, a sistemare questa bega aumentando lo spessore all'interno della forcella e poi andiamo subito a provarla su strada, però sul prossimo video, così ve la faccio vedere bella finita. Iscrivetevi al canale se siete interessati a vedere nel dettaglio come si fa questa lavorazione. A maggior ragione se siete curiosi posso rifare il video, ma chiedetemelo pure nei commenti se volete qualcosa più dettagliato, quindi non perdetevi i prossimi contenuti.